Come va? Bentornati alla diretta live. Come state? Spero bene. Allora, io do per scontato che YouTube questo giro non me la fa diventare pubblica e mi crea problemi come ieri, quindi do per scontato quello. Poi se entra qualcuno in diretta, tanto meglio, vedremo poi in seguito se funzionerà. Comunque io ve lo dico. Nell'attesa che si colleghi anche qualcun altro, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati. Allora, c'era una cosa che mi sono preparato oggi come argomento, perché volevo parlarvi appunto di una questione che appunto mi avete chiesto in tanti, appunto che riguarda in caso di richiesta di rinnovo quando inizia a percepire il beneficio. Ok? Ciao Elvira, ciao Sergio, ciao a tutti, ciao a tutti. E allora, vediamo un po'. Aspetta, vediamo un po' se riesco a collegare. Intanto fatemi sapere se si sente, se non si sente. Ciao Marco, così vediamo. Ciao Francesco, ciao Marcello, ciao Silvia. Ah, ciao Silvia, l'altra Silvia, ciao Antonio. Allora, questa domanda qua, faccio una live breve così cerchiamo di stare nei 10 minuti, almeno così rimane, diciamo, rimane un po' come video e non diventa tanto noiosa e chi se la guarda dopo se la può, insomma, guardare con calma senza che diventi troppo lunga e noiosa. Allora, in caso di richiesta di rinnovo, quando inizio a percepire il beneficio? La domanda è questa, visto che m'ha fatta in tanti, a questo punto diciamola. Allora, cosa fare? Dopo le prime 18 mensilità di percezione dell'ADI, sappiamo che c'è la sospensione di un mese. Ok? Quindi dopo 18 mesi c'è la sospensione di un mese. Nel caso in cui ci sono ancora ovviamente le condizioni di bisogno e ovviamente devono esserci anche presupposti per poterlo richiedere, può essere presentata una nuova domanda. Attenzione, si parla tanto di rinnovi, ma in realtà non è niente altro che una nuova domanda, perché poi alla fine gira e tuira. Ciao Teresa! Gira e tuira è una nuova domanda come tutte le altre, no? Ecco. E ovviamente già la domanda si può fare già nel mese successivo, attenzione, nel mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità. A erogazione dell'ultima mensilità. Quindi se diciamo è finito a settembre, diciamo a ottobre si può già fare domanda, ok? E quindi a questo punto, a questa potranno seguire ulteriori rinnovi della durata massima di 12 mensilità ognuna, previa sospensione di un mese tra un rinnovo e l'altro. Poi non mi chiedete cosa succederà dopo 12 mesi, cosa non succederà dopo altri 12 mesi, perché non lo sappiamo ancora. Bisogna vedere poi eh, questo governo, perché non è che lo sappiamo che cosa combinerà sto governo, se ci sarà ancora, se non ci sarà ancora, non sappiamo. Quindi non ho la sfera di cristallo per dirvi cosa succederà tra 12 mesi, non lo sappiamo. Sappiamo che c'è la sospensione di un mese, ma diciamo che questa non è una novità, perché già con RDC questa cosa funzionava così. Ok. Attenzione, visto che anche questa cosa qua me la state chiedendo in tanti, attenzione perché per il riconoscimento del beneficio è necessario che vi sia un pad del nucleo sottoscritto.
patto attivazione digitale del nucleo sottoscritto. Ok? Poi dopo vi do altre informazioni, così nel caso in cui fosse necessario potete attingere da quelle informazioni. Qualora la domanda sia accolta, il beneficio verrà riconosciuto dal mese successivo alla data di validità del PAD nucleo. Ripeto, qualora la domanda sia accolta, perché ovviamente deve essere accolta, se no, se non c'è manco l'accoglimento, cioè non è che andiamo molto lontano, il beneficio verrà riconosciuto dal mese successivo alla data di validità del PAD. Quindi mi raccomando, io lo dico più che altro perché in questi giorni molte persone mi hanno detto ma ho fatto la domanda 6 mesi fa, poi per un errore ho fatto il PAD oggi e dice quando mi viene pagato in base al PAD. Allora, ok? Poi c'era un'altra domanda. Ecco, anche questa qua è molto interessante ed è la seguente, ascoltate bene. Quali sono le scadenze per incontrare servizi sociali in caso di domanda di rinnovo? Ok? Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare servizi sociali del comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi i nuclei che durante la prima domanda ADI non avevano l'obbligo di monitoraggio presso il servizio sociale. Ok? E già qua abbiamo risolto il 90% della problematica. Se il nucleo rimane invariato e non firma un nuovo PAD nucleo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata convenzionalmente, cioè in modo convenzionale, nella data di presentazione della domanda di rinnovo. Ok? Quindi si agganciano alla domanda di rinnovo. In caso in cui il nucleo invece è variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni ovviamente coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD. Ok? Bene. Un'ultima cosa che riguarda sempre qua la incontri, non incontri e quant'altro. I nuclei che in corso del precedente periodo di fruizione dell'ADI avevano già obblighi di monitoraggio ogni 90 giorni, qua che casca l'asino, dovranno incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla data di decorrenza del PAD nucleo. Ok? Questa è un'altra cosa, è molto importante. Non sono validi invece a tal fine gli incontri fissati nel mese di sospensione fino all'accettazione della domanda da parte dell'INPS. Ok, poi aspettate che vado avanti qua un attimo. Silvia, ciao, Silvia, ok, Silvia, mettete like, fate tap tap qui sotto. Facciamo aumentare questa benedetta diretta live. Mi raccomando, fate tap tap che io vi vedo. Hanno... allora, vediamo un attimino come aggiornare le questioni qua. Allora, adesso ditemi voi, io vi faccio vedere adesso il numero di telefono, voi poi mi dite se si vede dritto, si vede storto, io ve lo giro. Allora, lo sapete che eventualmente per eventuali richieste, domande o qualcos'altro potete utilizzare questo numero di telefono. Adesso io non so se si vede dritto o storto, questo me lo dovete dire voi perché io non lo vedo. E qui, cioè io lo vedo, ma io lo vedo dritto e ditemi se si vede dritto
o si vede storto. Io ve lo giro al contrario. Ecco Silvia, come lo vedi il numero? Lo vedi dritto o lo vedi storto? Così, così mi so regolare. Ah, si vede dritto. Ok, bene. Quindi, lo sapete, in caso di problematiche potete contattare questo numero di telefono, WhatsApp, scrivete una domanda, ovviamente sapete che io non rispondo a domande su pensioni o invalidità, quindi per il resto potete benissimo scrivere qua. Tra l'altro adesso è pure acceso, quindi volendo ancora per un pochino sono qua, nel caso in cui fosse necessario potete contattare questo numero qua. Altra informazione interessante, prendete nota anche di questo sito internet qua, perché da qua si parte, tra l'altro vedete scritto anche nella chat, no? Maggiori informazioni sul mio sito, trovi il collegamento anche volendo nella pagina. Ciao Anna, trovate il collegamento anche nella pagina principale del mio canale di YouTube, sotto il mio nome trovate il collegamento al mio sito, oppure poi lo trovate anche nella descrizione di questa live, trovate tutto quanto. E anche da lì c'è la possibilità di mettersi in contatto diretto con me, ok? Quindi o utilizzate il numero di WhatsApp o vi collegate direttamente qui al sito internet. Vedete un po' voi come vi viene più comodo. Allora, questa era una diretta live. Come è scritto bene sembra stampato. Sì, no, perché l'avevo stampato. No, in realtà c'è il trucco, l'avevo stampato dietro. Poi siccome che veniva scritto ma si vedeva al contrario, no? Che se ve lo faccio vedere così si vede scritto al contrario. Allora ho dovuto ripassarlo a mano perché la stampante non stampa inversa. Quindi praticamente ho dovuto ristamparlo a mano e quant'altro. Questo qua invece l'ho proprio scritto a mano, così. Bene, allora, buonasera. Vediamo un attimino se ci sono un paio di domandine, magari c'è qualche cosa di interessante. Adesso io l'argomento di oggi ve l'ho raccontato. Vediamo un attimino se, se c'è qualche domandina interessante. Vediamo un attimino. Allora, vediamo un attimino. Allora, vediamo se ci sono qualche domandina. Vediamo un attimino, se è possibile rispondere, perché alcune domande sono veramente complicate. Allora, ti posso dire, Maria, qua, aspetta che lo metto in evidenza, così lo vedete in prima linea, ecco. Maria, ti posso dire così, diciamo che il motivo del blocco o della sospensione dell'ADI, in particolare a settembre, diciamo che in presenza di un ISEE corrente, è quasi sempre legato a un controllo incrociato da parte dell'INPS. Ci sono vari motivi, ci possono essere vari motivi. L'ISEE corrente viene presentato quando c'è allora, diciamo che in linea generale l'ISEE corrente viene presentato quando c'è un peggioramento della situazione o lavorativa o economica rispetto all'ISEE ordinario, perché quello di solito si fa per quel motivo, non è che si fa per altri motivi. E ovviamente l'ADI si basa sul rispetto continuo dei requisiti, ok?
E il blocco di settembre è spesso dovuto al fatto che l'INPS riceve o cerca dei dati aggiornati, se l'ISEE corrente è scaduto, quindi bisogna vedere quelle cose là, o se nel frattempo ci sono state delle variazioni reddituali o patrimoniali anche minime, ok? Vediamo un po' altra. Può essere la condizione di svantaggio, i dati dei servizi sociali. Allora, intanto bisogna verificare che la certificazione sia ancora valida, assicurarsi che i servizi sociali del comune abbiano trasmesso all'INPS la certificazione che attesta la condizione di svantaggio, importante. Verificare sul SISL il PAD, patto di attivazione digitale, che deve essere ancora attivo, non ci siano comunicazioni al suo interno. Insomma, diciamo che è una situazione un pochino, sarebbe un pochino una situazione da controllare, eh? Sarebbe un pochino una situazione da controllare. Torno dove sono andato la prima volta per i servizi sociali? In che senso? Cioè, in che senso non capisco la domanda? Cioè, sì, perché no? Adesso non so, magari se è un comune grosso, magari ci sono più uffici, non so se intendi in quel senso lì. Ciao, 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 ciao. Poi vediamo un po', vediamo un po'. C'era un'altra domanda che avevo visto prima in diretta. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Aspettate, eh. Devo tornare un po' indietro. Devo tornare un po' indietro nella chat perché avevo visto una domanda. Avevo visto. Ecco, vedi, questa qua, dopo che ho finito i 12 mesi, posso fare di nuovo la domanda? Ecco, questa qua è un'altra domanda. Abbiamo risposto, diciamo che abbiamo risposto prima a questa domanda qua, eh. Abbiamo risposto prima a questa domanda qua perché non sappiamo che cosa succederà dopo i 12 mesi, non sappiamo perché mm, non sappiamo esattamente perché che cosa succederà dopo è un mistero, non è dato sapersi, eh? Non è dato sapersi. Allora, poi c'era un'altra cosa che volevo comunicarvi. Ecco, aspetta che ve la metto qua in e qua giovedì in sovraimpressione, almeno la vedete. Ecco, la vedete qua? Ecco, ricordatevi qua, adesso non so se lo vedete qua, là, non so dove, comunque, ricordatevi che il giovedì sera ci sono tutti i giovedì sera ci sono le dirette live, quindi mi raccomando, prendetevi un appunto, scrivetevelo, perché mi hanno detto che praticamente non arrivano più le notifiche delle dirette live. Io so che YouTube in questo periodo qua sta facendo un po' schifo, no? Perché so che YouTube in questo periodo qua fa un po' schifo, parliamoci chiaro. Non comunica le dirette, non manda avvisi per i video, insomma, fa un po' così. Quindi voi segnatevelo in calendario, il giovedì sera, come vedete qua in sovraimpressione, il giovedì sera alle 21:30 ci sono le dirette live, quelle sono fisse, voi lo sapete, anche se non vi arriva la notifica, è buono, cioè così.
Sindacato mi dice di spendere tutto subito, se no porto i soldi. Mi hanno fatto correre a spendere tutto e non era vero niente. Caricato il 27 settembre sulla vecchia carta e non hanno tolto nulla. Ma allora, questa cosa qua di correre a spendere tutto mi sembra un po' strana. Mi sembra un po' strana, sinceramente, perché, cioè, boh, cioè, non lo so, se è la prima persona che mi dice una roba del genere. Io non ho mai sentito, diciamo che è anche nuova sta situazione, però se è la prima persona che mi dice una roba del genere, tutti gli altri, anche quando hanno fatto il rinnovo, il mese, che hanno aspettato il mese di sospensione, quant'altro, tanto c'era e tanto è rimasto, non è che gli hanno tolto niente, quindi non so io perché ti hanno detto così. Cioè, non capisco, non ne capisco il motivo, ecco, cioè mi sembra veramente strano. Hanno fatto tutti un gran casino ma credo perché in realtà, cioè, ti ripeto, io questa cosa di andare a spendere tutto e subito non l'ho mai sentita. Sei la prima persona che mi dice una roba del genere. Sei la prima persona che mi dice una roba del genere, quindi sinceramente, boh, vabbè. Ehm, poi, vediamo un po'. A me è arrivata la notifica. Ma immagino perché ovviamente uno si fa venire dall'ansia, un colpo e dice alla fine spendi tutto. Cioè, questo lo immaginavo questo, eh. Allora, lo immaginavo quello. Ok. Allora, signore e signori, io vi ripeto, prima di chiudere, vi ripeto, prendete nota di questo numero di telefono, quello che vedete, anzi lo vedete qua in sovraimpressione. Prendete nota, scrivetevelo. Io sono ancora qui qua in sala di registrazione per un breve tempo. Se avete domande potete tranquillamente scrivere via WhatsApp, e se non sono domande troppo complicate vi posso rispondere tranquillamente. Per tutto il resto ci vediamo poi giovedì sera alle 21:30 sul mio canale. Io vi ringrazio perché devo stare entro un tot di minuti, se no poi YouTube non presenta più le dirette live a nessuno. Vi ringrazio per avermi guardato. Ci vediamo. Oggi è. Oggi è mercoledì. Ci vediamo più tardi con un nuovo video. E poi ci vediamo in diretta live giovedì sera, sempre qui sul mio canale. Io vi ringrazio e ci vediamo più tardi. A tutti, buona serata. Ciao!